finita qui, Allora. l'Inter in vantaggio per 2-0, fischietto in bocca per l'arbitro di questa partita, tutto pronto, finisce qui! Finisce qui! L'Inter vince l'andata della semifinale di Champions League, batte il Milan per 2-0 con i gol di Dzeko e Mkhitaryan nei primi 10 minuti in una semifinale di Champions di grande cuore, di grande interismo per un Inter che è partita col piede sull'acceleratore 200 all'ora, ha messo subito le cose in chiaro a partire dai primissimi minuti di questa sfida, ha deciso, ha attaccato, ha trovato 2 gol, avrebbe meritato di fare anche il terzo e chiudiamo anche forse con un po' il rammarico di non aver trovato quel terzo gol che l'Inter avrebbe ampiamente meritato in una prestazione super da grande Inter che si è dimostrata di un livello superiore a questo Milan, soffrendo il giusto, concedendo praticamente un solo tiro sporco in porta, poco più a questo Milan e andando molto più vicino al 3-0 di quanto non sia andato al 2-1 il Milan. È una grande prestazione di quest'Inter, lo ricordiamo Simo, è una semifinale di Champions League, è solo l'andata, non abbiamo ancora fatto nulla, ma l'abbiamo vinta per 2-0. Sì, è una partita perfetta fondamentalmente dell'Inter, perché è chiaro che resta un po' di rammarico. Io per primo sto abbastanza rosicando per un paio di situazioni che ci potevano portare al terzo gol, però se cerco di guardarla con un filo di lucidità in più, ragazzi, se prima dalla partita mi avessero detto dopo 10 minuti sei 2-0 e vinci 2-0 avrei firmato, sinceramente. In trasferta, perché è vero che è San Siro, però c'è comunque uno stadio che ha il 90% rosso-nero contro quello che tra una settimana sarà 90% nerazzurro. Quindi è stata una grande partita, credo praticamente nessuno sotto il 6,5 in questa gara, compresi anche forse i subentrati, anche se comunque vabbè si poteva fare qualcosa di più, però mi dispiace solo ecco appunto che soprattutto nel primo tempo l'occasione di chiudere in anticipo, forse anche la qualificazione, un Milan sceso in campo malissimo ce l'aveva data, però sarebbe stato diciamo sorprendente e strano quello, quindi nel senso la norma è che ti debba giocare anche il ritorno, però te lo giochi, ripeto, in casa, in vantaggio 2-0, proprio come nella situazione di Benfica, se ci pensi, 2-0 là, ti giochi il ritorno in casa, e se l'Inter è questa, ragazzi, è veramente tanta roba, cioè squadra straordinaria. Squadra straordinaria, senza partita in questi 90 minuti più recupero. Grazie De Pica Picaci per il super sostegno, grazie di cuore. Con questo messaggio concentrati, ancora 90 minuti più recupero, scrive Pica Pica, che ringraziamo di cuore. E una partita, Simo, sto ripercorrendo tutto quello che abbiamo visto. Ho visto una prestazione, un dominio anche tattico dell'Inter. L'Inter ha studiato quello che è stato anche il doppio confronto con il Napoli, ne ha preso gli insegnamenti che ci servivano e ha messo in pratica una partita praticamente perfetta, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo siamo un pochettino calati, abbiamo perso un pochino le distanze, era logico, era obbligatorio per loro venire ad attaccarci un pochino di più e alzare la pressione. Abbiamo resistito, abbiamo fatto comunque in maniera compatta, concedendo, ripeto, veramente poco. Un palo colpito da Tonali, ma era un palo esterno, quindi neanche particolarmente pericoloso in realtà. E l'Inter invece di occasioni per andare sul 3-0, come diciamo, ne ha avute tantissime, in una prestazione nella quale bisogna parlare anche un attimo dell'arbitro, secondo me. Un arbitro che come gestione mi è piaciuto, ma poi si è perso su degli episodi. In particolar modo sul rigore tolto all'Inter nel primo tempo, in realtà io non protesto più di tanto. Sono abbastanza dubbioso sul come sia stato applicato il VAR, nel senso che l'arbitro interviene, Lautaro cade a terra, il tocco di Kier è leggero ma c'è, Tomori un pochino lo contrasta. Sono abituato al fatto che quando c'è il contatto l'arbitro giudica e il VAR non può intervenire, quindi calcio di rigore era stato concesso, cartellino giallo a Kier, poi viene tolto, lo accettiamo perché noi siamo corretti e diciamo che comunque era un rigore dove Lautaro la cerca, la caduta, ed è così, era un po' forte, un po' forzato. Nel secondo tempo però Simo, l'episodio di Krunic è clamoroso, un Krunic che era stato già ammonito prima, e abbiamo accettato il fatto che l'arbitro in alcuni momenti ha preferito tenere
in tasca il cartellino e ci poteva stare per gestire questa partita come poi ha fatto. Però poi ci sono delle cose che sono oggettive e in tempo di VAR il pugno di Krunic a Bastoni è un errore per me colossale, quindi inevitabilmente tutta la prestazione arbitrale viene rigiudicata in base a questo. Nel momento in cui c'è il VAR, calcio d'angolo che viene battuto, Krunic che dà un pugno forte, meno forte, quello che è una reazione, è spropositata, è senza senso, è calcio di rigore ed è espulsione. Non è stata data, per me questo è un errore molto grave. C'è anche un tocco di mano di Ciao in area di rigore che ha rischiato, per me non era calcio di rigore quello di Krunic però è clamoroso. Guarda, l'ho rivisto anche adesso, sinceramente non capisco come si possa non darlo. Io sul momento, quando tu hai detto adesso dacci il rigore, ti ho detto subito non ce lo darà mai, perché purtroppo non è la prima volta che vedo episodi di questo tipo dove proprio mi sembra che ci sia anche una certa fretta nel voler ricominciare. Non c'è stato neanche un check, cioè non è nemmeno uscito check VAR, niente, via, boom, ricomincia subito. E mi dispiace perché poi se lo andate a rivedere obiettivamente, ragazzi, non sarà un pugno duro come dici tu, un colpo duro, però lo cerca. Cioè, Calvarese in cronaca ci han detto che ha detto no, non nulla di che, perché Krunic stava cercando di liberarsi da Bastoni. Dai, su. Cioè, così vuol dire prendere in giro. Sì, Così sì, dai. perché lui Sì. ce l'ha aggrappato, come dicevamo, si stacca un attimo col braccio e poi ritorna a dargli la botta. Dai, è palese. È palese. Non si stava assolutamente liberando. Sta una cosa non mi è piaciuta. Il check over, secondo me, è uscito per il tocco di mano di Ciao di pochi secondi dopo, secondo me. Anche Sì. perché se non richiami è ancora peggio. Perché cioè, come lo giudichi? Come giudichi sta roba qua? Vabbè, cosa devo dirti? E sul primo tempo sì, son d'accordo, il rigore è stato anche giusto toglierlo. Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Faccio un giro di ringraziamenti e poi completiamo la nostra clip davvero di cuore anche a Marco Cuzzilla. Grazie Marco, grazie ragazzi, è stato bello viverla con voi. No, per noi è stato un onore viverla insieme a tutti voi. Dalle ore 14 in poi una lunghissima maratona che abbiamo vissuto insieme a tutti voi, oltre 9 ore di diretta che abbiamo superato in questo momento e vi ringraziamo davvero di cuore dal primo all'ultimo, davvero. Grazie a Fabio Meroni, credo di aver perso la voce. Ti capisco Fabio, ti capisco davvero perché è stata una partita dalle grandi emozioni, è stata un Inter emozionante davvero sul campo del Milan, ha tirato fuori la prestazione ai limiti della perfezione. Io Simo do grandi meriti anche ad Inzaghi che l'ha saputa interpretare, l'ha saputa preparare, ha scelto gli elementi giusti, si è preso qualche critica per le scelte di Dzeko e Mkhitaryan, ma Dzeko e Mkhitaryan di fatto sono stati decisivi non solo nel punteggio ma anche nella tattica di questa partita e hanno brillato. Grazie Fabio, grazie Top One che dice senza parole, bella Inter, abbiamo sofferto il giusto, abbiamo giocato da squadra. È vero, è vero, è vero, soprattutto da squadra, è vero Top One. E la concentrazione del gruppo si era vista fin da subito, fin dai primissimi istanti già di gara, ma anche prima. Il Milan aveva fatto quel gruppo, quel capannello a centrocampo, tutti in cerchio per caricarsi, e l'Inter invece è scesa focalizzata, centrata sulla partita e li ha asfaltati fin da subito, fin dalle primissime battute. Grazie anche a Derkuci Kufo, grande partita. Speriamo che la modalità killer dei ragazzi subentri anche al ritorno. Complimenti a voi, a tutti noi tifosi, no, complimenti a tutti quanti, davvero. Grazie di cuore, Derkuci Kufo, grazie mille. Grazie a Roberto Merlini, il nostro sostenitore da sempre. Grazie Roberto per il nuovo abbonamento su YouTube. Simo, in chiusura di questa clip, l'Inter inevitabilmente parte con un vantaggio non indifferente nel ritorno. Secondo me è stata proprio tutta la partita, è andato praticamente tutto come voleva Inzaghi, nel senso che partenza a 200 all'ora, forse è ovvio, nella migliore delle ipotesi si voleva trovare anche il 3-0 nel primo tempo, di sicuro, però questo ti permette poi di giocare il ritorno alla maniera dell'Inter. Attenta, compatta, concentrata, il Milan dovrà sbilanciarsi e potrai colpirlo in contropiede. Ti sei messo nelle migliori condizioni possibili per poter affrontare il ritorno al meglio e quindi è una prestazione dove tutti vanno esaltati veramente alla grandissima.
Sì, questo senza dubbio. Io, per come sono fatto, veramente un po' di rammarico per quel terzo gol, Sì, proprio perché c'erano 2 situazioni clamorose. Cioè, il primo tempo, vabbè, il palo di Ciala è stata sfiga, però nella ripresa, ragazzi, quell'occasione di Dzeko messo davanti al portiere da bastoni, non puoi fallirmela, dai. Vabbè, comunque sì, son d'accordo sul 2-0. Ripeto, è la coppia di Inter-Benfica. Cioè, tu ritorni in campo come con Inter-Benfica, avrai la fortuna di avere lo stadio a favore, e lì devi sfruttarla. Chiaramente non è che puoi partire subito tutto compatto dietro, non sarà così. Però loro invece al contrario dovranno partire più aggressivi, e quindi tu potrai studiare una partita in cui studi di andare a colpire sulle loro mancanze, che inevitabilmente ci saranno. Adesso c'è il Sassuolo, quindi testa al Sassuolo, poi vediamo cosa succede martedì. grazie a tutti questi fantastici commenti. Adesso continuiamo a leggervi e poi tra poco arrivano, a parte le pagelle dei tifosi, con le valutazioni da parte della community di Passione Inter. L'Inter si porta in una posizione di vantaggio niente male, va detto, assolutamente, in vista della semifinale. In mezzo c'è il Sassuolo, però credo che l'Inter, andando in vantaggio così presto, sia riuscita anche a gestire le energie. Abbiamo finito un pochettino sulle gambe, un pochettino stanchi, con diversi elementi. Darmian, ragazzi, ha fatto una partita in tutti i reparti, in tutti i ruoli, lo abbiamo messo e ha tenuto fino all'ultimo. Bastoni, grande prestazione davvero. Il centrocampo, Barella è venuto fuori alla distanza. Questi secondo me sono un po' i migliori di questa partita, oltre a Dzeko e Mkhitaryan, che ovviamente hanno deciso l'incontro. E la chiudiamo qui, Simon, se non hai altro da aggiungere tu. Anche Dumfries ha fatto una gran partita, va detto. Chiudo qui la clip e poi a parte andremo con le pagelle. Grande vittoria! Ragazzi, abbiamo vinto la Dai! semifinale di andata di Champions League, è un qualcosa di pazzesco.